io sono sempre stata una sognatrice, è come se comunque avessi sempre visto un futuro speciale per me stessa. È lo stesso anche per te? Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di A Letto con Bianca. Io sono Bianca Balti e sono qua con la fantastica Nima Benati. Sono super onorata di essere la tua prima ospite. Che bello Nima, che bello. Noi è come se fossimo da sempre best friends, ma non ci siamo mai incontrate Io prima. sono la tua fan numero uno da tipo quando ho 14 anni, 12, non lo so, da sempre. E io sono super fan anche io. Allora, infatti non ti voglio presentare io, ma vorrei che ti presentassi tu esattamente come vuoi presentarti al mondo. Oddio. Vai, in poche parole. Allora, io sono Nima Benati, sono una Sì. fotografa di moda. E che fotografa, scusate? Detto da te, guarda, posso andare a casa adesso. E lo faccio da sempre. Ho iniziato a scuola fotografando le amiche e a 18 anni, appena ho fatto la maturità, ho comprato uno studio. In che senso hai comprato uno studio? Lo so, questa sembra una cosa da tipo privilegiata. No, è che io ho iniziato a scattare, però già un po' vena imprenditoriale. Okay. E dai 16-18, chiunque mi chiedesse di fare le foto, io mi facevo pagare tipo all'inizio 50 euro, poi 200 euro, sempre con la fatturina perché mia madre mi teneva precisa. Ma ti prego. A 16 anni, sì, io quando sono arrivata ai 18 avevo già messo da parte abbastanza da poter fare un piccolo a continuo su, mi ha aiutato. Questa cosa non la sapevo, cioè Sì, io ero fan senza sapere questa cosa. Ma io adesso proprio sei il mio Dio. dal notaio piangevo, poi dicevo, mamma, ma magari nessuno vuole più fare le foto poi, ma siamo sicuri? Lei, no, vedrai che vorranno fare le foto per sempre. Io, ma mamma, se poi non riesco. E mi ha convinto lei a fare il mutuo, che potevo iniziare con un affitto, No, mutuo, No, ma hai fatto subito. bene, hai fatto benissimo. Perché mia madre dice, devi investire su te stessa, quindi così è anche un modo per rimanere... Ma tu hai un po' una momager, come si dice, momager? Momager si dice. Sì. Allora, non è momager, però è la persona che mi ha sostenuto dall'inizio, perché io tipo quando avevo 14, 15, 16 anni tornavo a casa da scuola e mi aspettava già una persona che io non conoscevo sul divano, perché mi contattavano da tutta da Bologna, che dove sono nata, e poi tutta Italia venivano, no? E io scattavo le foto in soggiorno con il lenzuolo attaccato alla parete, e lei quando mi ha visto che mi spiaccicavo per terra per fare le foto in quadratura ha detto: sei proprio, vedo proprio una fiamma nei tuoi occhi quando lo fai, quindi questo è il tuo futuro, me l'ha un po', me l'ha predetto lei. E dopo non mi hanno regalato niente perché ho lavorato come cameriere in pizzeria fino appunto ai 18 per potermi comprare la macchina fotografica, le luci, però sapevo che volevo fare quello. Su questo sono fortunata perché ho scoperto ciò che amavo fin da subito. Sì, ma io ti amavo prima e ti amo ancora più adesso, ma iniziamo con le fantastiche carte. Vai. Chissà. La prima che cosa mi porti uscirà. fortuna. Ok. In che modo la tua vita ha superato le tue aspettative? Capita Essere qui fagiolo. con Bianca Balti, sinceramente, perché io non è, questa sembra una paraculata, ma tu sei la mia modella preferita da quando, io ho iniziato a fare le foto, per me Bianca Balti, la modella, se tu andassi, guarda, dobbiamo chiedere a qualcuno lo faccia, se uno va a prendere tutte le interviste che ho fatto nella vita e mi dicessero, vai a cercare chi sogna di fotografare, c'è l'Underrail Bianca Balti, te lo giuro, devo mandarla a googlare, è così da quando sono nata proprio. E quindi questa è la prima cosa che... Comunque posso dire una cosa? Voglio dire, ha superato le nostre aspettative. Guardaci, siamo qua tutte infighettate su questo letto bellissimo, siamo veramente fortunate, sì, vero? sono fortunata perché questa è anche un po' una misconception che c'è su di me, che uno pensa che magari sono stata aiutata. Io invece veramente facevo la cameriera, non mi hanno mai dato niente. Ma infatti io ho cercato questa cosa, ho cercato tantissimo le tue origini, diciamo, nel business e non ho trovato, ma è una storia talmente bella che deve essere raccontata, assolutamente, ti prego. Cerco di essere veloce perché sono prolissa, però di base io guardavo, i miei genitori, moda è proprio il male sceso in terra. Loro sono insegnanti di tutti gli sport del mondo, quindi io sono stata cresciuta che in ogni stagione c'era uno sport diverso e sono mega sportiva, e invece io, gazza ladra, tutto ciò che brilluccicava, vedevo le copertine e mi innamoravo. Ma non c'erano le copertine anche a vedere perché i miei genitori non avevano giornali in casa, quindi un giorno io vedo questo giornale, trovo questo giornale mentre
mentre mia madre stava comprando una cosa, vedo questo giornale, lo apro, questa campagna di Gucci by Tom Ford, iconica, con Carmen Cass, quella del tizio che abbassa il pantalone e si vede la G rasata. Bellissima! E io ero tipo, cosa sto vedendo? Che cos'è questa però cosa? mi sa che tu avevi tipo 5 anni. No, quando tipo 8. Infatti dicevo, oh mio Dio, sto vedendo una cosa che non dovrei vedere, non è permessa. E sono tornata per 3 giorni di fila di nascosto a guardare quel giornale. E io lì ho perso la testa per proprio le campagne pubblicitarie. Cioè, proprio neanche gli editoriali, cioè proprio quelle campagne che wow. Certo. E non sapevo cosa mi piacesse. Mi piaceva la bellezza della modella, i trucchi, i vestiti, i capelli, i gioielli, ma non sapevo, amavo il tutto. Ma infatti tra amare la moda e comunque trovare il proprio ruolo dentro la moda, esatto. sei stata brava. E praticamente infatti poi sono arrivata fino ai 15 che io facevo le foto alla mia migliore amica, lei le faceva a me, ci truccavamo, vestivamo, però poi quando ho iniziato a fotografarla mi sono resa conto che quando fotografavo lei ero molto più contenta e quindi abbiamo iniziato a pubblicare le foto che faceva lei e tutta la mia scuola voleva le stesse foto. Aspetta, a pubblicarle dove? Era appena, c'era Netlog, non esisteva Facebook, c'era Netlog, una roba proprio che... Pensa che io non l'ho neanche mai sentito. Paleolitico completo, però era il 2007, arrivò Facebook, la mia amica mi disse guarda che è il futuro, queste cose, no, cos'è Facebook, cos'è sta roba, no? Mi convince, ma te lo giuro proprio ci saranno le millennials, oddio, la Gen X, sì, non lo so, cioè, vabbè. Che pensano, mamma che babbone questo. Sì, era nuovo per noi, capisci? Comunque mi convince a scrivermi a Facebook e faccio l'album Le mie foto. Il giorno che l'ho pubblicato, 60 richieste di ragazze che volevano le stesse foto. E io lì, un po' imprenditore presso me stessa, dico ok, ve le faccio, però 50 euro, che per me era tantissimo, perché io a fare la cameriera prendevo 50 euro nel weekend, cioè fare 50 euro in un pomeriggio a casa mia mi sembrava, a fare la cosa che mi piace, cioè ero wow, no? E ho iniziato così, poi le richieste continuavano ad aumentare, allora facevo ok, allora 100, allora 150, che brava, allora caspita. 200. Allora ti chiederò consigli business, sì. Perché io proprio sono terribile in questo. E lì con mia mamma facevamo le fatturine, che non sono fatture, erano le ritenute racconto perché sotto una certa cifra, non so, comunque Capito, guarda di finanza. Sì, no, però era bravissima, mia mamma era super, mi teneva d'occhio. Grande. E l'ho fatto per tutti i miei anni delle superiori ed ero già diventata un po' famosina, cioè nel senso mi conoscevano come fotografa e i professori proprio mi volevano assassinare perché... E invece lo step tipo da Bologna a Milano, quando è che l'hai fatto? Che età? Cioè lo studio che ci dicevi prima che ti sei comprata. Allora, quello è stato 18 a Milano o a Bologna? No, a Bologna l'ho preso lì, poi scema, lì ho fatto pessimo investimento, ne ho preso uno più grande sempre a Bologna, quindi ne avevo 2 e lì ci sono stata tipo un anno la mia vita è cambiata, avevo sempre più richieste, ho capito che dovevo andare a Milano, quindi mi sono trovata con quello studio di mezzo che se avessi tenuto quelli, li avessi vestiti a Milano sarebbe stato meglio, infatti ma non ho posso chiederti una cosa, perché alla fine in questa carta io penso, è vero? Allora, in che modo la tua vita ha superato le tue aspettative? In un certo senso la mia vita le ha superate tutte le aspettative, però in un altro senso io sono sempre stata una sognatrice, è come se comunque avessi sempre visto un futuro speciale per me stessa. È lo stesso anche per te? Per niente, io sono stata, adesso tanta roba da raccontare, però io ho avuto un'infanzia abbastanza brutta, nel senso che ho subito tanto bullismo e mi sono sempre sentita tanto sola, inadeguata, emarginata e quando mi chiedono anche sui social come ho fatto, io mi rendo conto che è stato proprio il dolore e il senso di non appartenere a qualcosa che mi ha fatto, cioè per me le fotografie erano la mia evasione, era creare il mondo che non avevo nella mia vita e quindi creavo questo mondo perfetto dove potevo divertirmi, potevo esprimermi e praticamente è stata la forza, cioè è stata quasi la forza motrice quella di sentirsi non abbastanza e voler dimostrare che invece valevo qualcosa, quindi è però stato quasi il posso dirti contrario. una cosa, anche per me è così, nel senso che a me prendevano tanto in giro, ma tanto. Questo lo sento dire a tutte le modelle, io te lo giuro, però che vorrei è vero. prendervi e dire prendevi in giro per cosa? No, perché l'intervista base di una modella, perché ero troppo Secondo te alta e cosa magra. stavo dicendo? Sì, perché No, ero io troppo troppo stambecco. alta non sono mai no, stata però troppo alta. troppo stambecco, troppo il... Sì, però è vero che mi hanno preso tanto in giro. A me mi tanto, massacravano tanto. perché mi dicevo che ero grossa e questa cosa mi è rimasta per sempre, mi dicevo che ero troppo in carne. E per me questa cosa di diventare la modella, io vedevo, mio padre distribuiva i giornali perché io avevo tutti i giornali e vedevo le modelle sulle copertine che erano magre come me e per cui per me è stata un po' quella rivincita che quando mi prendevano in giro dicevo
Vedrai che spaccherò, va. Direi che hai spaccato, direi proprio che hai spaccato. E per cui, però tu, quando anche ti prendevano in giro, non sapevi tu dentro di te che avresti spaccato? Dai, che lo sapevi! No, non credo, cioè io anche adesso continuo, e questa è una cosa che sto cercando di lavorare perché so che è sbagliato, ma io parlo sempre male di me, a me stessa e con gli altri, cioè non riesco a vedere i miei successi, ho un po' la sindrome dell'impostore, io anche se a volte mi rendo conto che mi amo per tutto lo sforzo che ci metto e do il 100% al mio lavoro, però la maggior parte del tempo dico, oddio, si accorgeranno a un certo punto che non me lo merito di avere tutto questo, oddio, ma perché danno tutti questi lavori a me? C'è tanti fotografi più bravi di me, perché li danno tutti a me? Mi sento sempre questa cosa in realtà, qui sto cercando di lavorare adesso, sì. Però no, non ho avuto per me è tutta una sorpresa, cioè io ancora oggi mi rendo conto che sono passati 12 anni quando entro in un negozio e dico, io posso comprarmela questa cosa, per me è una sorpresa, sono passati 12 ma che bello, anni, però. non riesco a abituarmici, cioè io se entro in un negozio di una marca importante e dico, ma sai cosa, cioè mi piace questa borsa, e dico, Nina, tu la puoi comprare questa borsa? E dico, no. Posso comprare questa borsa? Che bello, sì, non mi abito. Io sono molto fiera del fatto che non ho mai perso la connessione con la cameriera dei 50 euro del weekend. Che bello. Non darò mai per scontato niente e faccio fatica anche cioè ci penso 10 volte prima di prendere una cosa perché mi ricordo sempre il valore di questo, vado fiera. Ma per cui tu sempre una grande attitudine di gratitudine? Cioè, riesci? No, questo no? sempre. È importante. Ma anche, cioè, a volte io penso che la gente pensi, lo scrive solo per fare la finta modesta, ma io ogni volta che faccio un lavoro o fotografo una persona, sempre nelle caption su Instagram scrivo una valanga di ringraziamenti perché sono sinceramente grata. E a volte ho paura che sembri quasi, capito, la roba lo fa per fare la finta carina, invece io ogni giorno mi sveglio e so che non è scontato e so che ho, anche se purtroppo gli umani sono fatti così, non si accontentano mai e ho tutte le mie insicurezze, però ho anche questo dualismo di sapere quando sono fortunata e quanto è bella la mia vita e quanto è speciale. Che bello. E cerco anche nel mio piccolo di condividerla tantissimo con i miei amici, cioè sono molto generosa, tipo per il mio compleanno io prendo sempre una barca, invito tutti i miei amici gratis per una settimana. Ma che bello che siamo diventate amiche adesso! Puoi venire anche tu, puoi venire, sarebbe l'onore della mia vita. Oppure, cioè, ho sempre tipo, perché mi rendo conto che ho sviluppato dei gusti un po' expensive taste e non voglio rinunciarci, però voglio anche avere i miei amici. Allora dico, vabbè, no, è giusto, certo. cioè nel senso è colpa mia che voglio andare alle Maldive, quindi è giusto che sia colpa mia che ci voglio andare, ti ci porto a te, non posso chiederti, no, di pagare. Maldive 2022? Vuoi? No, ci sono stata troppe volte alle Maldive, voglio andare in un posto un po' più wild, a me piace esplorare. Se vuoi venire a Los Angeles 2022 non è wild, mi vieni a trovare. A me piace esplorare i templi, fare un tipo po'. un Burning Man, un Coachella. Coachella ci vengo, tu vieni? E io sono lì. Non lo so, non è che se ci devi venire. Io ho comprato i biglietti per Coachella, cioè penso che ci vado, se mi arrivano. Non lo so, vediamo, ti stupirò. Va bene, ok, una sorpresa. Allora, fammela pescare. Tu vai l'ultima, io la prima, tu l'ultima, sì. Perfetto. Allora, bella. C'è differenza tra la persona che mostri agli altri e chi sei veramente? Se sì, quale? Molto bella. Sì, questo diciamo che è un po' il dramma della mia vita dei social, nel senso che sicuramente una delle prime cose che se uno lascia stare tutta la parte professionale che mi sia sempre stata criticata è quella di essere diversa da come appaiono le foto, e questa cosa fa impazzire le persone come se gli facessi un danno a loro nel loro privato e che senso? te lo giuro, cioè è proprio una cosa che li fa soffrire, cioè se tu vai su Twitter o su Instagram ci sono interi account la cui unica priorità nella vita è fare vedere hating? Sì, totalmente, in cui devono mettere la mia foto che pubblico io favolosa e poi la foto a fianco è presa dal frame di un video piuttosto che così per strada, e di questa cosa io ne ho sofferto i primi anni della mia carriera tantissimo, tant'è che quasi non volevo uscire di casa se non ero trucco capelli, vestito, perché dicevo Dio, certo. Poi dopo mi dicono che non sono così. Ma la cosa che poi io ho cercato sempre di comunicare, ma non importa quante interviste, video abbia fatto, non è mai passata, è il fatto che io sono assolutamente consapevole di non essere come quella che mostro sul social, ma è il mio personaggio ed è come, questa è una frase difficile da dire,
io sui social sono Sì. come mi fotograferei se fossi una modella di me stessa. Certo. Quindi è come io vedo fotograficamente la mia vita. Certo. Non ho mai pubblicato infatti una foto in pizzeria con gli amici, cioè per me ogni foto che pubblico sul mio Instagram è una cartolina della mia vita come la interpreterei da fotografa. Certo. E tant'è che la cosa che mi sono sempre spiegata, non mi sono mai spiegata, è se io mi odiassi così tanto nella vita reale non farei questo, perché mi stanno vedendo, Certo, non certo. farei le interviste, non farei una serie di cose che faccio. Certo. È ovvio che ho le mie insicurezze, ma Certo. sono cosciente di essere questo essere umano e non quella figura perfetta. Cioè, per te è una visione artistica. Sì, esatto, è la mia visione artistica di Certo. come mi interpreto se fossi fotografa di me stessa, ed è il mio Certo. personaggio. Però sì, questa cosa è il fatto che non riesco a spiegarla al pubblico e il pubblico lo interpreta come quasi un inganno nei loro confronti. Non lo so, lo soffrono molto, dico, invece, cioè, io... Che poi posso dire una cosa, ma tutti noi alla fine, cioè, è impossibile mostrarsi veramente per quello che siamo, no? Nel senso, possiamo magari scegliere, ma anche quello è un controllo di quanto vogliamo mostrare, no? Sì, Per sono cui- sicura che ci sono alcune persone che io ammiro tantissimo, che mi stanno anche aiutando in questo momento della mia vita in cui ho voglia forse di far vedere più di me stessa, che effettivamente fanno delle scelte che li portano inevitabilmente a avere meno filtri, cioè rifiutano qualsiasi tipo di filtro post-produzione, non gli interessa se sono appoggiati con la gobba o dritti, cioè non ci pensano neanche a Aspetta, come apparire. mi sono ricordata che stavo Esatto, gobba. non, No. non è neanche una loro priorità, e Certo. quindi quello sicuramente già ti porta ad essere più reale, perché Certo. l'anima reale, io mi chiamo con i miei amici, dico sempre sono una scimmetta, io mangio con i piedi sulla sedia e le ginocchia al petto, sto sempre gobba, Ti cadono un po' le cose dalla bocca perché io, sai cosa faccio io? sbrodolina, Brava! cioè. Io sai cosa faccio? Quando bevo l'acqua, non so perché me la verso prima che arriva alla bocca. È tipico, è la mia mossa tipica. Magari fosse solo l'acqua, cioè io cibo, cioè io tutte le mie felpe da casa No. piene di cioè sempre. Sono goffa e sono tomboy, cioè sono maschiaccio, goffa, credo di essere simpatica, divertente, molto emotiva, e poi uno mi vede sui social e invece sono tipo cristallizzata nella mia Sì, posa. però posso dirti una cosa, Quindi ad esempio, io lo faccio perché il mio lavoro è la modella, per cui quando mi vedono nelle campagne, negli editoriali, eccetera, eccetera, poi mi vedono nella vita Sì, reale. tu nella vita reale rimani la dea assoluta che Amore, sei. ma io Però... non sono così nella vita sì che reale. lo sei invece, però capisco cosa dici. La prossima volta facciamo cena a casa con la felpa tutte e due e niente, No, telefonino. però cioè, io effettivamente dico, a volte mi sembra che si accaniscano molto su di me, perché io penso, scatto tutti i giorni le donne più belle del mondo. Sì. Anche loro vengono post-prodotte e anche loro nelle Certo. loro paparazzate non sono quella stessa persona. Certo. Però non so perché forse viene accettato di più su un personaggio realmente pubblico, perché io non ho la pretesa di dire, oddio, sono un personaggio pubblico, però magari un'attrice famosa piuttosto che una cantante, non so, forse viene accettato di più il fatto che on stage sia appunto il personaggio e fuori. Nel mio caso proprio non gli sta bene. E un'altra cosa che odiano, che ho sempre fatto fatica a spiegare, è che dicono non puoi pubblicare foto di tue sui social perché sei una fotografa. E io dicevo, beh, un dentista che fa pubblica certo solo che proprio foto la dei gente, denti. ma certo che Cioè, proprio la gente io ha ho una un'opinione vita. su tutto, è Ah, vero sì, o no? Questa cosa sì. che dici, ma ragazzi, ma non so, non avete una vita vostra veramente, no? Sì, di cui perché io penso, io occuparvi. guardo sui social, le persone che seguo ho voglia di caricare, io sono una grande motivatrice, io a chiunque seguo gli voglio dire sei stupenda, sei fantastica, Anche io, è vai, vero. cioè se devo Sì. dire qualcosa di negativo non dico niente. Io metto like a tutto di solito, perché tanto le persone che seguo sono fan, per cui se seguo faccio Anch'io, like, cioè, like, a me non like, mi viene mai. E Sì. poi non voglio fare la finta, magari mi arriva una volta un pensiero, il pensiero cattivello, magari un paravipera, perché magari c'è una persona che ti ha fatto qualcosa, ma non glielo commenterei mai, magari dico, magari Posso dirti una cosa è umano che fare io un ho pensiero scoperto? negativo, ma non comunicartelo così. Che alla fine il cervello è vero un muscolo da allenare, no? E per cui io ho trovato che io sono cresciuta con una madre che diceva sempre qualcosa di brutto su chiunque, sempre, no? E per cui sono cresciuta con questo mindset, no? Io trovo che quando ho un pensiero brutto su qualcuno che vedo sui social, ad esempio, il fatto di mettere un like e scrivere una cosa bella non è una cosa di falsità, è quella cosa di correggere il mio pensiero che naturalmente è un po' negativo. Sono No? d'accordo, io mi dico sempre voglio essere soltanto un impatto positivo, non voglio mai...
È un continuo migliorarsi, perché è inevitabile pensare spesso, non sempre parole belle per gli altri, però io sinceramente mi ci impegno davvero, in primis con i miei amici. Infatti i miei amici mi dicono sempre, ero anche l'altro giorno e mi hanno detto: Nima, io ti vorrei avere sempre accanto, perché quando ci sei tu il mio ego va proprio alle stelle, cioè io sempre ho voglia, ma mi fa bene anche, cioè per me elevare gli altri, eleva te stesso. Le persone che hanno questa concezione che se tu affossi qualcun altro allora eleva te, non è vero. È vero, no, assolutamente. Infatti di solito le persone che affossano le altre non sempre. non vanno da nessuna purtroppo parte. non no? sempre. Io nella mia esperienza non è proprio così. Mi piacerebbe questa visione positiva del mondo, Secondo me del ad un certo karma. punto lo pagano, no? Speriamo. Io sto aspettando anch'io un paio di ex mariti, ad esempio. Ecco, non parliamo di fidanzati, no? Eccoci qua. Perfetto. Se no diciamo che non ci siamo nei tempi, magari facciamo una puntata. La puntata break up. Ma allora, Nima, è stato bellissimo parlarci, no? È stato un onore. È stato un mio onore. Adesso ci possiamo abbracciare. Possiamo abbracciarci senza ci sgridino per... Vai, andiamo. Vai, andiamo. Aspetta, via. Io non posso toglierle, sono pulite, va bene. Non ti preoccupare.